Dopo il grandissimo successo che ha avuto il primo video sul riscaldatore a diesel che può essere utilizzato sia in casa per riscaldare delle singole stanze, ragazzi, non un appartamento, stiamo attenti a questo dettaglio, ma delle singole stanze anche di grandi dimensioni, oggi voglio farvi vedere quest'altro della Vevor e per voi, per dare una risposta a tutti, sia a chi sosteneva il contrario che chi vuole sinceramente effettivamente sapere quanto consuma, ho fatto un time lapse in 8 ore continuative. Da noi in Sicilia ci sono circa 20 gradi, quindi ragazzi ho potuto semplicemente impostarlo a metà della sua potenza e non ho potuto farvi vedere quale temperatura si raggiunge all'interno di una stanza perché c'è già caldo, ma mettendolo a metà comunque lui lavora lo stesso, che sia per riscaldare una stanza che sia utilizzato a vuoto. Se è impostato a metà della sua potenza comunque il consumo è quello e ho deciso di impostarlo a metà della sua potenza perché è una via di mezzo. Se è impostato al massimo possibilmente consuma troppo, se è impostato al minimo non riscalda, quindi impostato a metà è un giusto compromesso. Ora quindi vediamo le riprese in esterno che ovviamente già sono state registrate e vi ricordo che di questo prodotto della Vevor vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, sperando di ottenere anche un codice di sconto. Quindi andiamo fuori e continuiamo. Fermi là, non commentate questo video se non lo guardate per intero, ragazzi, non dovete saltare nemmeno un secondo, altrimenti non capirete tutto quello che io ho da dirvi e poi fate come nell'altro video che riguarda il Cinebasto, ma quello era di un'altra marca, questo è Vevor, e voglio dimostrarvi in questo video che effettivamente con un litro di diesel si riesce a riscaldare tranquillamente casa, una stanza di casa. Quando dico casa intendo utilizzo domestico, quindi si riesce a riscaldare una stanza anche di grandi dimensioni con un solo litro a notte, al giorno, dipende poi ovviamente da come si imposta. Allora cosa ho fatto? Ho messo all'interno del serbatoio, prima l'ho riempito un pochettino e poi ho versato 2 bottiglie di latte da un litro, quindi prima un litro e poi un altro litro, segnando con delle tacche, ma vi metterò comunque delle inquadrature delle scene perché l'ho filmato, e quindi abbiamo la possibilità di capire esattamente quando si consuma un litro. Poi cosa ho fatto? Ho messo il termometro che ho utilizzato anche l'altra volta, qua in basso, ho messo anche questo tablet che sta riprendendo da più di 3 ore perché sto facendo un time lapse per farvi vedere il livello di carburante che si abbassa. Siamo arrivati a 3 ore e mezzo circa, 3 ore e mezza esatte, guardate, e siamo ancora a metà della tacca, quindi si è consumato mezzo litro circa, poco meno di mezzo litro di carburante. Comunque poi dal time lapse vedrete tutto per bene, mi raccomando guardatelo, altrimenti non commentate, fate questo favore, perché commentando senza senso come fanno alcuni che dicono che non funziona, che con un litro ci fai forse un'ora eccetera, in quel modo sviate chi ha intenzione di comprarlo. Chi ha la possibilità di acquistare questo prodotto per riscaldare una stanza, anche 2 stanze se non sono grandi, perché riesce a riscaldare, ragazzi. Io l'ho provato l'altro modello, questo è il nuovo, io l'ho provato per diversi giorni in diverse stanze e sono riuscito a riscaldare stanze anche grandi, certo non enormi perché non vivo in un castello, ho delle stanze normali, saranno 5 metri per 5, 4 metri per 3, stanze diciamo normalissime, e si riscaldano perfettamente anche impostato a metà della sua potenza. Quindi questo video non è una recensione, con la scusa sì vi faccio conoscere il prodotto che mi hanno inviato appositamente per farvelo conoscere, farvi, insomma, fare una recensione, però quello che mi interessa è farvi capire che effettivamente questo prodotto può essere utilizzato per sostituire la caldaia o sostituire il pellet. E voi direte, ma io col pellet riscaldo tutta la casa. Beh, in quel caso sì, ovviamente non avete altra scelta. Se dovete riscaldare tutta la casa, e allora ci vuole per forza una caldaia, una stufa a pellet, insomma un riscaldamento centralizzato. Questo serve a chi vuole riscaldare una stanza perché il costo del riscaldamento è salito alle stelle, non si può avviare una caldaia che riscalda il salotto, la cucina, la camera da letto, i bagni, eccetera, se noi stiamo dormendo e ci interessa riscaldare solamente la camera da letto. In quel caso io ritengo che chi non ha la possibilità economica, visto il periodo che stiamo attraversando, di spendere tutti quei soldi per riscaldare inutilmente tutta la casa, con questo prodotto riesce a riscaldare quello che gli interessa, una stanza, 2 stanze, e dato che consuma un litro a notte, se ne possono comprare 2, posizionarli in modo che si riscaldino 2 stanze in modo indipendente, o sperimentare qualcosa in modo che se le 2 stanze per esempio sono confinanti si riesca insomma a riscaldarle. Poi c'è da studiarci ovviamente, sicuramente non è la soluzione del secolo ma sicuramente è una soluzione.
Poi io nel mio video ho parlato anche di ricircolo di aria, questo non l'ho approfondito, ma se fate un foro che tira l'aria che è all'interno della stanza e quindi si riscalda sempre la stessa, come sulle autovetture con ricircolo farete prima. Poi un altro dettaglio, non è colpa mia, oggi è il 15 dicembre e ci sono 19 gradi, io sto in Sicilia, quest'anno tra l'altro c'è particolarmente caldo, la temperatura è ancora alta, quindi non posso fare in modo che la temperatura si abbassi. Quindi dopo questi 5 minuti di introduzione che spero che abbiate visto tutti, adesso cambio inquadratura, vi faccio vedere alcune riprese di quello che sto utilizzando per farvi questo esperimento e dimostrarvi che effettivamente con un litro si può tranquillamente riscaldare tutta la notte spendendo 2 euro. E allora ragazzi, questo è il prodotto, questo è della Vevor e io ho spostato il display per metterlo a favore di camera, si può impostare su 10 livelli, ma io l'ho impostato al quarto livello dalla seconda ora in poi, perché per la prima ora l'ho impostato al secondo livello per dimostrare tramite la tacca riportata qua su questo nastro adesivo di quando si abbassasse, e si è abbassato di pochissimo. Ora messo praticamente a metà della sua potenza, effettivamente ancora siamo sopra la metà, comunque circa a metà. Da questa parte c'è questo termometro che indica 21 gradi e 7 contro 19 che ne avevamo all'inizio, e la temperatura HH, quindi che ha superato il massimo, è presa da questa sondina che è messa di fronte. Infatti l'aria che fuoriesce è caldissima e vi farò una ripresa anche con una termocamera per farvi vedere che il calore si accumula tutto da questa parte. Poi ovviamente siamo all'aperto, quindi si disperde, non è possibile pensare di riscaldare anche lo spazio esterno, però ho messo questo cartone in modo che una parte di aria venga convogliata e vada a finire sul display dove c'è il sensore della temperatura, e quindi che faccio in modo insomma di non consumare troppo, perché essendo in esterno, se io imposto una temperatura elevata ovviamente non salirà mai, ma in questo modo almeno gli arriva un po' di aria calda, diciamo curva si crea in questo microambiente. Allora nella parte frontale abbiamo quindi la parte da cui esce l'aria calda, come vedrete anche dalla termocamera raggiungiamo 135-140 gradi, mentre tutto il cinebasto rimane perfettamente freddo, si può toccare e maneggiare senza alcun problema. Come vedete anche in questo caso sulla parte bassa ho messo questi due legni, perché questo prodotto non è nato, non è stato inventato per essere utilizzato in casa, ma nasce per essere utilizzato nei camper, quindi in quel caso viene appoggiato o a terra all'aperto o comunque con delle staffe, ed è un lavoro che farò, ma lo farò in futuro, perché pure io in questo periodo sono in fase di test. Prima di fare dei fori, insomma intervenire in modo molto invasivo, ho intenzione di fare dei test per capire bene come funziona, e finora ragazzi per quanto riguarda i consumi sono più che soddisfatto, per quanto riguarda la resa del riscaldamento sono più che soddisfatto, per quanto riguarda il rumore questo modello mi soddisfa un poco più dell'altro, perché effettivamente la pompa, come sentite, è molto più silenziosa, anche il ticchettio è più delicato. Ma oltre che del rumore parliamo anche degli scarichi. Allora la marmitta ragazzi andrebbe messa assolutamente in esterno, come andrebbe messa in esterno tutto il cinebasto, almeno secondo me non è un prodotto da mettere all'interno, però c'è gente che ha commentato sotto al video precedente dicendo che lo utilizza all'interno di casa, posizionando la marmitta in modo che tutti i fumi vadano fuori e non sentono assolutamente puzza, quindi il mio consiglio è quello di utilizzarlo in esterno. Però se voi riuscite a trovare la soluzione, magari con delle paste particolari che rendono un po' più ermetico il collegamento nella parte bassa, questa è una decisione che dovete prendere voi, non mi posso prendere questa responsabilità, pure perché io mi limito semplicemente a farvi conoscere il prodotto, a dimostrarvi che effettivamente riscalda e a dimostrarvi che effettivamente consuma poco. Ragazzi, quando dico consuma poco significa che c'è da 3 ore e mezza e abbiamo consumato mezzo litro. Posso assicurarvi che 8 ore riuscite a farle senza problemi. Ovviamente solo all'inizio si utilizza a potenze un pochettino più elevate, dopodiché si può tranquillamente abbassare e impostare per esempio alla seconda potenza, alla terza potenza, e per farlo basta premere sul tastino e poi con queste freccette così saliamo e arriviamo fino a 10, e con questa scendiamo di nuovo, ma io lo voglio mettere a 4 perché è una modalità di utilizzo intermedia che non è esagerata e che nemmeno è, però è troppo bassa, quindi che può dare idea del consumo effettivo di questi prodotti. Io di questo vi lascerò il link ovviamente per comprarlo, poi voi scegliete se questo fa per voi, se ne volete comprare altri. Non mi paga nessuno per dirvi questo, ma semplicemente mi hanno mandato il prodotto per farvelo conoscere. Io potrei dirvi compratelo perché è silenzioso, mettetelo all'interno perché non fa puzza, potrei dirvi tutto quello che voglio,
potrei dirvi che consuma mezzo litro in 2 giorni, e invece vi sto facendo le dimostrazioni reali della temperatura, la dimostrazione del rumore, la dimostrazione del consumo, per farvi rendere conto effettivamente se vi conviene comprarlo oppure no, ricordandovi che il termine che ho utilizzato, quindi il riscaldamento di casa, si riferisce al fatto che voi utilizzate questo tipo di riscaldamento in casa, ma non che potete riscaldare un intero appartamento. Quindi è un riscaldamento per utilizzo casalingo, altrimenti avrei scritto sul titolo come riscaldare un intero appartamento con 1 litro di diesel, e invece no, con 1 litro di diesel si riscalda una grande stanza, anche un paio di stanze volendo, oppure una cantina, un garage, un laboratorio, un'attività commerciale, una roulotte. Considerate che questo tipo di prodotti, parlando anche di sicurezza, vengono utilizzati da decenni, non è una novità, non è una rivoluzione come ha definito qualcuno. Questo tipo di prodotti vengono utilizzati per esempio dai camionisti quando fanno le soste notturne, vengono utilizzati nei camper da tantissimi anni, e quello che mi fa tantissimo piacere è il fatto che molti di voi, molti possessori di questo tipo di articoli, ha commentato dicendo che lo utilizza da anni, si trova benissimo e che effettivamente consuma poco. Ovviamente se utilizzato in esterno dove ci sono 2 gradi, e probabilmente in quel caso impostato al massimo, non consumerà più 1 litro, ne consumerà di più. Ma come vedete ragazzi, 3 ore e 42, ancora siamo a mezzo litro, siamo a metà della sua potenza, possibilmente anziché consumare 1 litro ne consuma 2. Io ripeto, non ho avuto possibilità di utilizzarlo con il freddo perché non posso fare nulla, non posso cambiare la temperatura, il clima posso limitarmi a fare delle prove con quello che ho a disposizione, e siccome il prodotto me lo hanno mandato per farvelo conoscere, non posso dire all'azienda di aspettare che arrivi il freddo, io ve lo faccio vedere così, vi faccio vedere queste prove, questa dimostrazione, dopodiché quando arriverà il freddo, quando anche qua arriveranno le temperature che non sono sicuramente quelle del nord Italia, ma si raggiungono tranquillamente anche 3-4 gradi, allora in quel caso mi occuperò di fare altri video, in quel caso avrò anche fatto tutte le installazioni, avrò già provveduto a fare tutto l'impianto correttamente, e vi farò vedere anche come ho fatto, in modo da darvi pure qualche idea. Ora però parliamo ancora della descrizione di questo prodotto, una cosa rapida perché non è una vera e propria recensione, mi interessa più che altro, ripeto, farvi capire prima di spendere dei soldi se acquistarlo oppure no. Allora, abbiamo detto che dal display possiamo cambiare diverse impostazioni, da timer a potenza, possiamo vedere le temperature, possiamo vedere tante cose, perché agendo su questo comando, come vedete, 37 gradi la temperatura che legge perché gli arriva l'aria dal cartone piegato, 177 gradi la temperatura interna che ha raggiunto, questi sono i volt 11,6, poi abbiamo questo è il timer, o meglio scusatemi, il tempo che è trascorso, 3 ore e 44. Nella parte sinistra non abbiamo praticamente nulla se non uno spazietto che ci serve a regolare le fascette, perché ci sono la marmita e la presa dell'aria, che è questa. Questa è l'aria che serve al motore per lavorare. Un altro particolare, io ho detto che all'interno c'è un vero e proprio motore, è un bruciatore, ma siccome stavo parlando di scarichi, stavo parlando di gasolio, per farvi capire comunque il fatto che produce dell'aria che non va assolutamente respirata all'interno di un ambiente, mi sono espresso in quel modo, ma non è un motore diesel, non ci sono né cilindri né pistoni, è semplicemente un bruciatore. Nella parte bassa abbiamo quindi l'ingresso del tubo per l'aria e poi l'uscita per la marmita, più il tubicino del gasolio, e nella parte posteriore l'entrata dell'aria, che in questo caso sta prendendo aria dall'esterno, scusatemi ma stavo pure inciampando, quindi da questa parte abbiamo l'ingresso dell'aria che fuoriesce dalla parte frontale. Qua abbiamo l'etichetta, marchio c'è, il modello, la potenza, come vedete 8 kW, 12 volt, 40 watt, ovviamente consuma pochissimo quando è in fase poi di mantenimento, ma nel momento in cui lo avviate vi consiglio di metterlo al massimo e ovviamente consumerà un pochettino di più. E questi sono i collegamenti, quindi positivo e negativo. Vengono dati in dotazione anche i 2 cavetti che io ho collegato, come vedete, con questo accrocco. Cosa mi tocca fare per dimostrarvi quanto consuma eccetera, con questo alimentatore. Allora, c'è un'altra cosa da dire: l'alimentatore va benissimo, è perfetto per alimentarlo, prendetelo almeno da 15-20 ampere, vi lascerò comunque dei link per poterli acquistare, però poi bisognerebbe eventualmente utilizzare una batteria tampone, potete utilizzare anche la batteria di un'automobile come vi dicevo, e per evitare che si scarichi la potete collegare ad un caricabatterie normale che faccia anche da mantenimento di carica. Da questa inquadratura si vede ancora meglio, siamo a 3 ore e 46 e siamo a mezzo litro, quindi riusciamo tranquillamente a utilizzare 1 litro nel doppio del tempo, se vogliamo anche di più, perché una volta raggiunta la temperatura ideale possiamo abbassare il consumo mettendo un livello a 1 o a 2, insomma in base alla dimensione della stanza, garage, quello che vogliamo riscaldare, e quindi gestendo il consumo come vogliamo noi. Adesso ragazzi ho il sensore che rileva il tasso di inquinamento ma anche la temperatura, l'umidità eccetera, quindi mettiamolo sopra la marmita, vediamo se indica
ecco, come vedete in questo modo indica inquinamento, ma se io lo allontano, lo metto per esempio sul muretto, scusatemi ma non è facilissimo, allora messo sul muretto, quindi saremo a mezzo metro, in questo caso non rileva assolutamente inquinamento. Quindi in esterno sì, ovviamente sicuramente non emette profumo di fiori. Poi ragazzi, se ci si deve riscaldare, se si hanno anziani in casa o bambini, comunque c'è bisogno di riscaldarsi, specialmente in alcune città dove fa veramente freddo, e se non si può spendere i soldi per il riscaldamento, in qualche modo si deve pur fare. Quindi lasciamo questo sensore da questa parte in alto e proviamo a vedere pure l'aria che fuoriesce, perché già vi ho fatto una ripresa con la termocamera, ma voglio farvi vedere impostato al quarto livello con che velocità fuoriesce l'aria e anche la temperatura della stessa. Allora, ho fatto quest'attimo di silenzio perché volevo farvi vedere pure i decibel. Se io parlo, sto parlando sottovoce e raggiungiamo i 60 decibel. Se faccio silenzio ci attestiamo su per giù attorno ai 55. E allora poi tutto ciò andrà a disturbare il timelapse, ma a noi non interessa. Allora, in questo caso abbiamo una temperatura in uscita dell'aria che va salendo come vedete dal display. Siamo attorno a 50 gradi, 53, la velocità del vento è 20 km/h, ok, lo tolgo perché non voglio che subisca tutto questo caldo. Comunque avete visto circa 50 gradi e ancora stava aumentando, però la ventolina ha fatto un rumore che non mi piaceva, forse il calore lo può danneggiare, comunque ancora indica la temperatura che va scendendo, siamo a 53 gradi e quindi la temperatura che ho rilevato sia in questo modo che con il termometro e anche con la termocamera effettivamente dimostra che fuoriesce tanto calore e riesce a riscaldare senza problemi. E ovviamente ragazzi ricordatevi di guardare il time lapse. Perché è importante? Perché si vede il livello del carburante che va abbassando, si vede il tempo che scorre, si vede tutto, anche la temperatura eccetera. E non commentate questo video se non guardate tutto secondo per secondo, altrimenti ragazzi non capirete nulla di quello che io dico e commenterete a bambera come hanno fatto alcuni che insomma diciamo non hanno sicuramente portato vantaggio al video, ma hanno sviato chi vuole comprare questo prodotto dicendo che consuma 1 litro l'ora. E invece non è vero, sentite la pompa, tac 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 tac, è messo al quarto livello come vi ho fatto vedere poco fa. Come vedrete dal time lapse, ragazzi già in 4 ore mezzo litro va benissimo, in 8 ore sarà 1 litro, in periodi dell'anno dove c'è più freddo possibilmente si deve impostare un pochettino più potente all'inizio, ma poi dopo che la stanza si riscalda si abbassa e se non è 1 litro è 1 litro e mezzo, ma siamo là. E allora ragazzi sono passate 7 ore e 49, quindi praticamente 8 ore. Abbiamo consumato meno di 1 litro e mezzo, sempre considerando che comunque è messo in esterno e quindi la situazione non è vantaggiosa e che non c'è il ricircolo. Perché ho parlato di ricircolo, io intendo dire che eventualmente bisogna fare 2 fori, quindi uno che porta l'aria all'interno della stanza che vogliamo riscaldare e l'altro che preleva l'aria dalla stessa stanza, quindi la faccia ricircolare in modo che si riscaldi l'aria già riscaldata, come accade nelle autovetture eccetera. Allora vi faccio vedere anche un altro dettaglio. Vi consiglio di utilizzare una batteria oltre che l'alimentatore, una batteria tampone, perché quando il cinebasto si spegne fa una procedura di pulizia, di spurgo eccetera, in più raffredda la candeletta, insomma è necessario che si spenga nel modo adeguato. Se invece va via la corrente utilizzando solo l'alimentatore oppure se staccate la spina rischiate di danneggiarlo, quindi spegniamolo tenendo premuto. Ok, appare la scritta off, come vedete c'è ancora del rumore di ventola perché si sta raffreddando e questo è il consumo di un cinebasto ragazzi. 8 ore, 1 litro e 2, sì, super giù sì. Quindi questo litro l'ora di chi parla solo perché ha un'idea, ha fatto i suoi studi, i suoi calcoli, non so per quale motivo possa dire una cosa del genere, in realtà sono assolutamente parole dette a bambera. Questo video parla chiaro, ma dovete guardare assolutamente tutto il timelapse. Lo metterò iper accelerato in modo che vediate il livello di carburante che si abbassa e il tempo di questo orologio che va scorrendo. Quindi finalmente stacchiamo e guardiamolo.
Queste riprese sono state effettuate di sera, come avete visto sono praticamente le 7, 7 e mezza, quindi sono passate 8 ore e come termine di paragone avete questo orologio oltre che l'orologio integrato sul display. Quindi ragazzi, che dirvi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, cliccate anche sul pollicione all'insù per farvi capire che questo video vi è stato utile, insomma l'avete apprezzato, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!